Seduti, seduti ragazzi, comincia la lezione. In questa lezione parleremo di come sono costituiti i Digimon. Dall'interno sappiamo per certo che non solo sono un ammasso di dati, puramente caotici, ma bensì hanno uno schema, hanno persino uno scheletro, dei muscoli e se vogliamo un'anima o anche un cuore, detto Digicore, che funge da centrale della gestione dei dati accumulati dallo stesso Digimon. Tale organo è un chiaro riferimento al sistema kernel, che permette ad ogni sistema operativo la gestione delle funzioni ed il corretto funzionamento, scusate il gioco di parole. Fintanto che quest'ultimo rimane intatto, il Digimon può progredire nel suo sviluppo e al momento della cessazione della vita gli permette il reboot, ovvero di rinascere sotto forma di Digitama, detto anche uovo. Il Digicore solitamente è coperto dalle texture del Digimon stesso, almeno nella buona parte delle specie, mentre alcune tipologie di Digimon, come per esempio i non morti, sono così marci che lo stesso Digicore sembra esposto e non necessariamente alla mercé dell'avversità del mondo, mentre esistono altre creature mistiche che possiedono più Digicore e anche esposti. Ma viene un caso molto raro, quale quello di Mokumon, che è un Digimon molto piccolo ed è fatto interamente di fumo, quindi senza texture realmente tangibili. Ed il suo Digicore infatti è esposto, sarebbe esposto, ma grazie al suo fumo riesce a celarlo. Oppure ci sono creature che possiedono un Digicore ma non vengono classificate come Digimon, come per esempio Grani e Behemoth. O altre creature della tipologia demone da avere poteri così oscuri da aver riconfigurato il loro core in un Dark Core. Ah, peccato, è suonata la campanella, la nostra lezione è terminata, ma prima che scappiate vi lascerò dei compiti e sono quelli di ascoltare le puntate di Digimon Discovery. Che sappiate, interrogo. Alla prossima lezione!